Se c'è un team che deve fare una vera e propria rivoluzione sulla monoposto 2024, beh, questo team è proprio Mercedes, che arriva da 3 anni di sconfitte. Quella indimenticabile del 2021 con lo scontro tra Hamilton e Verstappen, quella forse più eclatante del 2022 con la famosa Mercedes senza punch, un progetto ambizioso che doveva essere rivoluzionario in Formula 1, ma che non ha funzionato ed è stato confermato anche per il 2023, commettendo quindi un altro errore tecnico e che porterà inevitabilmente a vedere un gran cambiamento nel 2024. Infatti, se prendiamo tutti i team di Formula 1, beh, Mercedes è quello che deve azzardare di più e scegliere un concetto aerodinamico totalmente nuovo, che andiamo a analizzare in questo video. Infatti abbiamo parlato di Ferrari, abbiamo parlato di Red Bull e ora dobbiamo vedere cosa ha detto Toto Wolff sulla propria monoposto, sia su quello che è successo in passato, sia per lo scenario futuro. Prima di iniziare con il video vero e proprio, ditemi nei commenti cosa vi aspettate da Mercedes per il 2024. Riuscirà a mettere in difficoltà Red Bull, oppure se la giocherà con Ferrari, o non riuscirà neanche a essere all'altezza di questi due team? Ditemi la vostra. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, è fondamentale per supportarmi in questo progetto. A voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. Infatti, attivando le notifiche non dovete neanche andare a cercare i video, perché ricevete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. Più comodo di così. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram, e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. È importante sottolineare come il nuovo direttore tecnico, nuovo per modo di dire, ovvero James Allison, ha riportato serenità in Mercedes. Infatti, dopo numerosi anni dove James Allison era stato il pilastro chiave della squadra, sia per quanto riguarda il reparto aerodinamico di Brackley, ma anche sulla parte motoristica di Brixworth, e ha permesso negli anni di dominio di Mercedes e Hamilton di rimanere là in alto e essere un punto di riferimento per gli avversari. Poi abbiamo visto il cambio con l'arrivo di Mike Elliott, che ha preso il ruolo di direttore tecnico essendo ex motorista in Mercedes, ed è stato lui il fautore della Mercedes senza punch, un progetto che ambiva a ridurre al minimo la resistenza aerodinamica della monoposto, andando appunto a togliere l'ingombro delle punch, introducendo le bocche dei radiatori in verticale. E l'idea alla base di Mike Elliott era quella di ridurre gli angoli vivi della scocca sulla monoposto, in modo quindi da ridurre le turbolenze. E se abbiamo detto spesso che i dati in gallerie del vento e il CFD confermavano l'idea di Mike Elliott, beh, questo riscontro positivo non si verificava nella realtà, in pista, dove la Mercedes accusava al contrario un'alta resistenza aerodinamica. Questo soprattutto nella stagione 2022, ma anche nel 2023. Questo perché sia il disegno aerodinamico della Mercedes V14 ma anche della V13 era sbagliato, generava troppa resistenza aerodinamica coi pneumatici e al tempo stesso non permetteva di generare carico aerodinamico, non avendo dei flussi che convogliava al posteriore, non avendo una soluzione come quella di Red Bull, che poteva essere l'undercut sotto le pance, o neanche come quella di Ferrari sulla F175, ovvero quella dello svaso all'interno delle pance. Insomma, si è rivelato un progetto fallimentare. Mike Elliott nel 2023 è stato demansionato, prima ritornando da direttore tecnico al suo ruolo base, lasciando spazio a James Allison nel ruolo di direttore tecnico, e poi addirittura qualche settimana fa Mike Elliott ha abbandonato la fabbrica, lasciando completamente Mercedes. Insomma, questo fiasco tecnico è costato davvero tanto all'ingegnere britannico. E arriviamo ai giorni nostri con James Allison, che è a capo della direzione della V15. James Allison ha anche lavorato in Ferrari in passato, avendo un'esperienza più negativa che positiva rispetto agli anni a seguire in Mercedes, e James Allison in questi anni è rimasto molto vicino a Lewis Hamilton, che era molto scettico del progetto della Mercedes senza punch, andando a contestare più volte Mike Elliott. E quindi come sarà questa nuova V15? Forse si tornerà nuovamente al colore grigio siderale, il colore famoso delle frecce d'argento, e dovremmo trovare una struttura aerodinamica più simile a quella della RB19, soprattutto per quanto riguarda la parte delle pance, con un vistoso undercut al di sotto. Ma non si andrà solamente nella direzione di Red Bull, infatti si cercherà di trovare delle soluzioni innovative, proprie. Infatti andare solamente a replicare la RB19 non servirebbe a nulla, ti permette sì di arrivare a metà classifica se sei un team con poco budget, ma per un team come Mercedes, pluricampione del mondo, devi ambire al primo posto in classifica e cercare di lottare per il titolo in ogni stagione, e per battere
battere Red Bull che si sta evolvendo non serve copiare la sua macchina dell'anno prima. Lewis Hamilton sta seguendo molto la V15 in questa pausa invernale, che è partita sulla base della RB19 per sviluppare la propria vettura. Infatti Mercedes ha testato e riprodotto le performance della RB19 nel campo teorico tramite potenti calcolatori e ha deciso di produrre una sorta di ibrido che viene preso come concetto di base su cui costruire la nuova Mercedes del 2024. Sarà rivista fortemente anche la parte posteriore, cercando di andare a miniaturizzare tutti gli elementi interni, un po' la scelta che sta facendo anche Ferrari, ma Mercedes interverrà anche sulla sua powertrain. Non tanto lato performance, perché sappiamo che i motori sono congelati fino al 2026, ma proprio lato dimensioni della power unit, per cercare di migliorare l'affidabilità del motore, ma soprattutto per cercare di migliorare l'aerodinamica esterna. Infatti il reparto motoristico di Mercedes AMG High Performance Powertrains non ha nulla da invidiare a tutti gli altri reparti motoristici. Anzi, mi permetto di dire che secondo me sono i migliori in griglia, anche meglio di Red Bull, che negli anni storicamente ci ha abituato ad avere più problemi con la partnership con Honda. Ad oggi non è così, ma in passato sappiamo che Red Bull era la migliore dal punto di vista aerodinamico e un po' meno lato motore, mentre Mercedes eccelleva in tutto. E quindi come si interverrà sulla V15? Sicuramente il fatto di avere più spazio nelle pance permette anche una distribuzione dei radiatori dell'intercooler in maniera diversa rispetto alla Mercedes senza pance. Infatti, perché le performance quest'anno non sono cambiate passando da una Mercedes senza pance a una Mercedes con le pance da Monaco in poi? Perché era solo un cambiamento di rivestimento esterno, non tanto dei componenti interni. Andando a cambiare tutta la porzione del motore ibrido di Mercedes internamente, riesce a ridistribuire meglio i pesi, avendo una vettura che ha un baricentro più basso, che riesce quindi a sfruttare meglio il fondo, avendo una power unit più sviluppata in orizzontale che in verticale, e questo ti permette di sfruttare lo spazio vuoto che ci sarebbe nelle pance esterne, senza andarla a caricare troppo come ha fatto Ferrari in passato, evitando di creare l'undercut sotto le pance, che secondo me invece è fondamentale e ce l'ha dimostrato Red Bull in questi anni, quindi evitando quello scenario ma andando più nella direzione del team di Milton Keynes, che ha comunque delle pance vistose ma molto scavate sotto, e questo ti permette anche di avere una bocca dei radiatori molto più piccola. Insomma, hai molti benefici sul motore lato raffreddamento, rinunciando all'impostazione slim delle pance. Quindi vedremo delle modifiche all'MGUH, all'MGK, al turbocompressore, anche all'elettronica di controllo, ai pacchi batteria e al sistema di gas di scarico. Infatti questi elementi potranno essere modificati per migliorare l'affidabilità, regola che sfrutterà Mercedes per poter cambiare questi elementi. Tra l'altro il regolamento 2023 prevedeva l'omologazione di nuovi componenti non cambiabili, ovvero dei sistemi elettronici che prevedono la gestione dell'ibrido e l'elaborazione dei sottosistemi propulsivi. Penso all'eco della power unit, il controllo elettronico della power unit e anche il sistema dell'ERS. Abbiamo visto Ferrari come nel corso della stagione è riuscita a migliorare la gestione dell'ibrido, e così anche Mercedes farà per il 2024. Cambiando la power unit interna si potrà lavorare anche per migliorare l'ibrido, per cercare di accrescere le performance generali e l'efficienza dell'unità motrice, riuscendo a lavorare anche lato software, per esempio la gestione dell'ibrido nelle diverse fasi di accensione, accelerazione, amministrazione e velocità massima. Insomma, andare a modificare queste componenti, che avranno quindi una forma diversa, permetterà anche di gestire il motore in maniera diversa, seguendo la scocca aerodinamica della V15, che sarà completamente nuova rispetto alla V14. Magari non tanto nelle sembianze estetiche, ma appunto negli elementi interni e anche nella distribuzione dei pesi, nonché cercare di andare a miniaturizzare tutti gli elementi interni per avere più carico aerodinamico al posteriore, nella zona del diffusore. Lo stesso Lewis Hamilton ha visto la V15 in Galleria del Vento e ha detto che continua a cambiare nel corso delle settimane per raggiungere pian piano la sua forma definitiva. E la cosa più importante che ha sottolineato il 7 volte campione del mondo è il fatto che all'interno della fabbrica ora c'è un'atmosfera più positiva rispetto a quando c'era Mike Elliott alla direzione tecnica. Ora con James Allison sono tutti uniti per procedere nella stessa direzione, per cercare di lottare per il titolo. Toto Wolff ha sottolineato come la gara più positiva dell'anno è stata quella di Austin, dove Mercedes, al di là della squalifica di Hamilton, è riuscita comunque a lottare con Red Bull in una gara normale e non in una sprint race, e questo è stato un fattore fondamentale, ma al tempo stesso il team principal delle Frecce d'Argento ha sottolineato come la gara più difficile è stata quella del Brasile, dove l'anno prima, ovvero nel 2022, il team di Brackley è riuscito addirittura a vincere, battendo Red Bull, mentre nel 2023 ha fatto molta fatica perché non riusciva a generare abbastanza carico la V14, ed era questo uno dei problemi di base, secondo me, anche per il fatto che Mercedes non sfruttava a sufficienza il fondo a causa di una distribuzione dei pesi errata, oltre che un disegno aerodinamico sbagliato. Toto
Wolff si è anche sbilanciato sul secondo posto conquistato nel 2023, che non sarebbe cambiato tanto lato economico, i milioni in più, i milioni in meno tra il secondo e il terzo posto nei costruttori, anzi ha anche fatto la parte da vittima, se vogliamo, dicendo che il secondo posto gli permette di avere meno ore in Gallerie del Vento, cosa che abbia detto più volte, che le ore in Gallerie del Vento non fanno la differenza nella Formula 1 moderna, perché servono più a verificare che un elemento aerodinamico sia conforme a livello di materiali e sicurezza, ma non tanto di prestazioni. Questa comunque è una strategia di Toto Wolff che non è nuova, quello di sminuire ciò che è buono che ha conquistato Mercedes per focalizzarsi sulle cose negative, così da dare un'impressione agli avversari peggiore di quanto è veramente. Detto questo, cosa mi aspetto dalla Mercedes nel 2024? Mi aspetto una vettura competitiva, perché negli anni Mercedes ci ha abituato a essere un team quasi perfetto nella sua gestione, sia lato motoristico e anche lato aerodinamico. Quindi il fatto che Mercedes abbia sbagliato per 2 anni di fila con una gestione diversa mi fa pensare, cavolo, non sbaglieranno un'altra volta. E da 3 anni, considerando anche il mondiale del 2021, che Mercedes non vince il mondiale piloti, tornerà presto a lottare anche per quello. Vedremo se sarà già da quest'anno o nei prossimi anni. Fatto sta che l'importante per Mercedes ora come ora è quella di trovare la direzione giusta. E detto sinceramente, vedo uno scenario più positivo per Ferrari rispetto a Mercedes, perché la strada da percorrere per arrivare al top è diversa. Ferrari dà continuità al suo progetto tecnico, nonostante va detto che cambierà il 95% dell'auto, ma vedo più un'evoluzione della monoposto che una rivoluzione, mentre al contrario Mercedes deve fare una vera e propria rivoluzione dalla V14 alla V15, cambiando completamente sia gli elementi esterni ma anche gli elementi interni. Ed è un processo che necessita tempo, non si può compiere dall'oggi al domani, servono diversi mesi. Per questo penso che l'inizio di mondiali Mercedes sarà un po' più in salita, per cercare di trovare il giusto setup sulla monoposto, la giusta configurazione aerodinamica, limare i dettagli, mentre gli avversari partiranno più pronti, più preparati. Però al tempo stesso attenzione che nel corso della stagione Mercedes potrà arrivare al top, se riescono a imbroccare la strada giusta. Certo, c'è anche da dire che con tutti i sistemi predittivi di computazione e anche di simulazione della monoposto si possono accelerare quelle fasi di sviluppo, e quindi potrebbe anche essere che Mercedes si ritrovi pronta già da inizio stagione. Me lo auguro per loro, però solamente la pista e i test in Bahrain ci daranno una vera e propria risposta. Fatemi sapere nei commenti voi cosa vi aspettate da Mercedes, se riuscirà a giocarsela con Red Bull per il titolo, se la giocherà con Ferrari, oppure sarà addirittura al di sotto di questi due team. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Tra l'altro ditemi anche se secondo voi riusciranno a azzeccare il progetto tecnico. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana parliamo di automotive e Formula 1. Qui da Rust è tutto, ci vediamo a un prossimo video.